Ciao a tutti amici del laboratorio artistico, io sono Carla. Oggi volevo parlarvi un po' del mio libro di mandala, che è questo qua. Si chiama Mandala Coloring Book e l'ho stampato con l'editore You Can Print. Lo potete trovare online sia su Amazon che su tutti i siti, i maggiori siti di vendita online di libri, oppure lo potete ordinare nella vostra libreria di fiducia. Se abitate in zona potete anche passare da me e vi darò la copia firmata e scontata. Non è semplicemente un libro di disegni da colorare. Io ho selezionato delle figure simboliche precise per disegnare i miei mandala. Sono state pensate, sentite attraverso un certo tipo di meditazione mandala che io faccio quando disegno questo tipo di opera e hanno un significato. Ciascuno dei mandala presenti all'interno del libro ha un preciso significato. Questo si chiama il tutto. Il tutto perché il significato profondo del mandala è quello che ogni cosa fa parte della sostanza dell'universo, dell'energia dell'universo, del tutto globale di ciò che noi siamo. Quindi noi soffriamo spesso perché ci sentiamo esclusi dal resto, ci sentiamo separati dal resto, sentiamo un certo tipo di separazione da ciò che ci sta intorno. Il mandala ci insegna che una semplice figura circolare contiene tutto. In questo caso io ho preso il disegno base del Tao, che probabilmente conoscete, quindi qui si vede di più nella copertina perché è colorato, quindi il Tao, ecco, eccolo qua, si vede bene, con i due puntini e le due, diciamo, gocce, e l'ho riempito di contrasti, l'acqua e il fuoco, perché questa è una fenice, quindi è infuocata la fenice, e la fenice è il simbolo della rinascita, perché lei si dava fuoco, secondo la mitologia si dava fuoco e poi rinasceva dalle proprie ceneri, quindi simbolo del fuoco, di purificazione e di rinascita. Il delfino invece è simbolo dell'acqua e quindi di un altro elemento completamente diverso ed è simbolo anch'esso di rinnovamento e di libertà. Poi abbiamo la luna, abbiamo il sole, altri due simboli in contrasto. Io poi l'ho colorato per la copertina in questa maniera, voi potete colorarlo come volete, ovviamente, anzi come sentite. Questo tipo di colorazione, anch'essa in contrasto, ci ricorda che nella globalità di tutto ciò che c'è all'interno dell'unità del mandala ci sono tutti i contrasti, ma in realtà stiamo parlando di un unico essere, di un'unica essenza. Ecco, il significato profondo del mandala, di tutti i mandala in realtà, è proprio questo. Come la Terra, se noi la osserviamo in una foto dallo spazio, è anch'essa una struttura rotonda, sferica, un unico mandala, è piena di cose, piena di energia, piena di esseri, piena di vita, morte, amore, odio, tante cose. Tutta questa cosa è un unico organismo pulsante di cui noi facciamo parte. I maestri, non io ovviamente, ma i maestri dicono appunto che il senso di separazione è alla base di tutta la sofferenza. Lo dicono i maestri yoga, i maestri buddisti e anche Gesù diceva questa cosa, diceva che noi siamo parte di un unico essere divino. Siamo stati creati a sua immagine e somiglianza, a immagine e somiglianza di Dio, che vuol dire che siamo un unico essere divino, tutti insieme. Non ci sentiamo divini perché ci sentiamo separati da questa cosa. Tante sono le meditazioni che ci aiutano a così, sentire questo senso di unità profonda con l'universo. La meditazione mandala è una di queste. Come si fa la meditazione mandala? Si può fare in diversi modi.
Forse quello di colorarne uno già creato è una delle modalità più semplici. Ci sono altre modalità, per esempio quella di osservare un mandala, cioè di fare meditazione fissando un soggetto, un oggetto come questo l'ho dipinto io, che ha un equilibrio particolare, in questo caso ha dei colori con dei significati precisi e che ci riporta all'interno dell'equilibrio cosmico. Questo che sembra una cosa molto complicata, in realtà cosa vuol dire? Vuol semplicemente dire che cercando, provando ogni giorno, anche per pochi minuti, a fare un tipo di meditazione, come può essere la meditazione mandala, noi pian pianino riusciremo ad ottenere un senso di serenità, di pace interiore, di unità con l'universo che ci dà quella forza che viene dal non sentire la sofferenza. Questa sembra utopia, in realtà molti maestri l'hanno già realizzata e in parte anche persone normali, come accade a me per esempio quando faccio della meditazione. Io faccio tanti tipi di meditazione, in realtà non soltanto questa, che può essere dipingere mandala, può essere disegnare mandala, può essere osservare i mandala già dipinti e tanti altri metodi di meditazione esistono. Io vi consiglio comunque di fare entrare la meditazione nella vostra vita perché è un'attività molto bella, molto profonda, che vi aprirà molte porte e vi allontanerà dallo stress della vita quotidiana come è impostata da noi adesso, nella società di oggi in cui abbiamo un'agenda piena, piena, piena di qualsiasi cosa e nell'agenda non abbiamo magari, io ce l'ho però magari qualcuno non ce l'ha, quei 5 minuti in cui ci si ferma e si sta in silenzio, semplicemente, godendosi quello che è, ciò che esiste, ciò che noi siamo. Buona meditazione a tutti, io spero che il video vi abbia interessato, io vi dico che farò altri video perché adesso vi ho parlato del primo mandala che si chiamava Il Tutto e che era ispirato al Tao, che è quello di copertina, ci sono 21 mandala qui all'interno, hanno ognuno un proprio significato, questo è la forza, questo è la gioia, qui abbiamo l'intelligenza e così via. Ve ne parlerò in altri video. Ciao a tutti, buona giornata a tutti.